Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 58. Le origini del mondo. Da dove viene tutto? Questa è una grande e scomoda domanda. Se chiedi ad uno scienziato, ti parla del Big Bang. Se chiedi ad un teologo, ti parla di creazione dal nulla. Entrambe le risposte lasciano aperto il problema del che cosa c'era prima, che risolvono asserendo che non ha senso parlare di prima, in quanto un prima non può esistere se non c'è un tempo in cui collocarlo. Gli antichi greci questo problema non se lo ponevano. Il loro universo è sempre esistito, ha solo cambiato forma. Anche il nulla per loro è una possibilità. Il termine che usavano è caos, che non significa, come pensiamo oggi, confusione, mescolanza, baraonda, no. Il caos è più propriamente la possibilità estrema che qualsiasi cosa prenda forma. Si passa perciò dal caos, la immensa bocca spalancata delle possibilità, al cosmo, il luogo ordinato in cui viviamo, in cui si trovano le persone e le cose, ma anche il sole e le stelle. Cosmo sta per ordine. Da qui il termine cosmetica, che fa riferimento al desiderio di non abbellirsi con il trucco, ma di mettere in ordine il proprio viso o il proprio corpo, con accorgimenti che sistemino i nostri piccoli difetti. Caos e cosmo, dicevamo. Mettere ordine tra i vari miti della creazione è una cosa complessa, ma divertente. Eccoli qui di seguito. Si tratta di racconti bui e visionari, come devono esserlo quelli che parlano della notte dei tempi, in cui, appunto, il buio la fa da padrone. Nel primo mito arcaico, quello pelasgico, uno dei più affascinanti, vi è la incredibile presenza di una figura femminile forte che tiene saldamente le redini di una successione matrilineare. All'inizio dei tempi, Eurinome, la dea di tutte le cose, emerge nuda dal caos, ma non trova nulla di solido su cui posare i piedi. Divide perciò il mare dal cielo e intreccia tutta sola una danza sulle onde. Sempre danzando, si dirige verso sud e si accorge di un dolce vento che turbina alle sue spalle. È qualcosa di nuovo e di distinto. La dea decide di iniziare con lui l'opera della creazione. Si gira all'improvviso e afferra decisa il vento del nord e lo soffrega tra le mani. Ed ecco apparire il grande serpente Ofione che, affascinato dalla bellezza della dea, l'aveva seguita. Eurinome danza per scaldarsi, danza muovendosi con ritmo sempre più selvaggio e travolgente finché Ofione, acceso di desiderio, avvolge nelle sue spire le membra della dea e a lei si accoppia.
Ai greci è noto come il vento del nord, detto anche Borea, sia un vento fecondatore. Si dice infatti che spesso le cavalle, accarezzate dal suo soffio, concepiscono puledri senza l'aiuto di uno stallone. E così, con lo stesso dolce soffio, anche Eurinome rimane incinta. Subito ella vola sul mare. A tempo debito prende la forma di una colomba e depone l'uovo universale. Per ordine della dea, Ofione si arrotola 7 volte attorno all'uovo, a covarlo per così dire, finché questo si schiude e ne escono tutte le cose esistenti, figlie di Eurinome, il sole, la luna, i pianeti, le stelle, la terra con i suoi monti e con i suoi fiumi, con i suoi alberi e con le erbe e le creature viventi. Eurinome e Ofione si stabiliscono sul monte Olimpo, ma ben presto Ofione irrita la dea perché si vanta di essere il creatore dell'universo. Eurinome lo colpisce alla bocca con un calcio, gli spezza tutti i denti e lo relega per sempre nelle buie caverne sotterranee. La dea poi crea le 7 potenze planetarie, i pianeti che conosciamo. Il termine pianeta significa l'errante, un nome affascinante di una luce che, al contrario delle immobili stelle fisse, attraversa, errando nella notte, il cielo. Eurinome mette a capo di ciascun pianeta un titano e una titanessa, Tia e Iperione al Sole, Febe e Atlante alla Luna, Dione e Crio al pianeta Marte, Meti e Ceo al pianeta Mercurio, Temi ed Eurimedonte al pianeta Giove, Teti e Oceano a Venere, Rea e Crono al pianeta Saturno. Il racconto omerico invece parla del dio fiume Oceano, dell'immensa potenza creatrice che, unendosi con la dea madre Teti, genera figli e figlie nel numero di 6.000. Un altro racconto, più tardo, ci offre l'inquietante visione della notte, la sola divinità esistente, terribile uccello dalle ali nere. Ella, amata dal vento, depone un uovo d'argento nell'immenso grembo dell'oscurità. Da questo uovo nasce il figlio del vento più temuto, Eros dalle 4 teste e dalle ali dorate, che come prima azione porta luce, illuminando ciò che è nascosto nel guscio dell'uovo, il mondo intero. Nella parte alta del guscio sta il cielo, nella parte bassa la terra. Cielo e terra si uniscono proprio grazie alla luce di Eros e danno origine a Oceano e Teti. Esiodo, il grande cantore, nel racconto invece più consolidato e riportato, parla del caos primigenio, questa bocca spalancata, questo spazio cavo da cui sorge la divinità madre, Gea dall'ampio seno. Ella è solida ed eterna e offre ospitalità a quanti dei verranno. Con lei sorge Eros, che scioglie le membra e soggioga gli spiriti. Dal caos discendono Erebo, il buio privo di luce delle profondità, e la notte. La notte partorisce l'etere, la luce del cielo, ed Emera, il giorno. Gea genera nel sonno un dio suo simile, Urano, il cielo stellato, così ampio
da poterla abbracciare interamente e possa anch'egli essere sede solida, eterna degli dei beati. Urano guarda la dea con occhio amoroso e versa piogge feconde nelle sue pieghe segrete, ed ella genera erba, alberi e fiori e poi belve e uccelli. Queste stesse piogge fanno poi scorrere fiumi e colmano d'acqua i bacini, e così prendono forma i laghi e i mari. Partorisce grandi montagne, nelle cui valli dimorano così volentieri le ninfe. Infine dà alla luce Ponto, il mare deserto e spumeggiante. Per ultime, Gea partorisce delle creature mostruose. Ella sta imparando a generare e i primi figli hanno una forma quasi umana. Il mito ci aiuta a capire come questo mondo primigenio sia popolato da esseri, seppur meravigliosi, imperfetti. È il segno della mancanza di una misura e soprattutto di una mancanza di armonia. I primi sono gli Ecatonchiri, i giganti dalle 100 braccia e dalle 50 teste, i cui nomi sono Briareo, il forte, Gige dalle forti membra e Cotto, colui che colpisce, e vengono immediatamente occultati dal padre Urano alla propria vista e relegati nel Tartaro, il luogo più buio nelle profondità della terra. Questo luogo si trova alla stessa distanza in profondità di quella che separa la terra dalla volta celeste. Gea partorisce poi 3 ciclopi. Queste sono feroci, forzute e altissime creature, dotate di un solo occhio. Sono giganti, abili costruttori di mura e incredibili fabbri ferrai. I loro nomi sono Bronte, Sterope e Arge, che significano tuono e fulmine. Anche loro vengono imprigionati. Verranno poi liberati da Zeus, che avrà in loro dei magnifici alleati, in una vicenda che ti racconterò. Oggi abitano le caverne dell'Etna, da quando Apollo li ha uccisi per vendicare la morte del figlio Asclepio. Come forse ricorderai dagli studi scolastici, Odisseo si scontra con un loro figlio, Polifemo, nel suo viaggio di ritorno dalla guerra di Troia. Ma torniamo ad Urano, che non ama questi figli, forse li teme, e fa di tutto per nasconderli, facendo soffrire Gea, che, come ogni madre, li ama invece tutti. Questo dissidio porterà danno proprio al padre padrone Urano. La terza stirpe generata dalle 2 divinità dell'inizio è più perfetta delle prime. È la stirpe dei favolosi Titani. Te ne ho citati i nomi poco fa. Ora facciamo conoscenza con qualcuno di questi. È da notare che adesso, nella terza stirpe, appaiono finalmente le prime creature di sesso femminile. Ci sono Teti, la nonna di Tetide, di cui abbiamo parlato pochi episodi fa, Rea, Temi l'irremovibile, Febe, che verrà identificata con la luna, Dione, Tea e Mnemosine. Mi soffermo su quest'ultima in quanto è una divinità importantissima. È la dea della memoria. La memoria a cui la Titana è legata è la memoria attiva.
non si tratta dell'abilità nel ricordare le cose, si tratta di mettere in gioco quel che si sa per farlo diventare qualcosa di vantaggioso. È l'uso pratico della memoria. Le figlie che Mnemosine avrà da Zeus sono le bellissime muse, ispiratrici di ogni forma d'arte. Le muse arrivano a stimolare, a far ricordare a questo pittore, a quel poeta o a quel ballerino quanto sa e lo aiutano a trovare la strada per esprimere il proprio talento. Forse ricordi l'inizio dell'Iliade. Cantami, o diva del pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei, molte anzitempo all'orco generose travolse, alme d'eroi, eccetera, eccetera. È l'invocazione del poeta all'aiuto da parte della sua musa ispiratrice. Shakespeare fa iniziare il suo incredibilmente affascinante Enrico V con una richiesta d'aiuto alla musa. Oh, avere una musa di fuoco che si levasse al più fulgido cielo dell'immaginazione. Un regno per palcoscenico, dei principi per attori e monarchi come spettatori di un dramma grandioso. Torniamo ai figli maschi della coppia primigenia. Tra i maschi, il titano con il nome più affascinante è di certo Oceano, che è un grande fiume, le cui acque scorrono in tondo avvolgendo la terra. Egli è padre di ogni divinità legata all'acqua e perciò padre di ogni lago e di ogni fiume sulla terra. I suoi fratelli sono Ceo, Crio, Iperione, Giapeto e Crono, l'ultimo nato e il prediletto di Gea. Crono, che comanda fra i fratelli, è fra tutti i figliuoli il più tremendo e d'ira terribile arde contro il padre. Gea, irritata, come ti dicevo, per come Urano ha trattato i suoi figli, spinge il già tremendo Crono a indirizzare il suo odio verso il padre. Gli consegna poi uno speciale falcetto di diamante con il quale Crono riuscirà a, detronizzare Urano. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.